Ma quanto paghi i materiali che metti in casa quando ristrutturi? Oggi vorrei condividere con te un malcostume radicato e conosciuto soprattutto nel mondo dell'edilizia. Sto parlando dei rincari ingiustificati. Recentemente mi è capitato di occuparmi dell'arredo per dei clienti che hanno ristrutturato una grande casa. Alla fine dei lavori i clienti mi hanno chiesto di controllare con loro il preventivo con l'elenco dei lavori da eseguire e i relativi costi, per vedere che tutto fosse stato fatto nel migliore dei modi. Una cosa che è saltata subito all'occhio è stato il prezzo delle porte interne. Erano state infatti preventivate a 580 euro. Il problema è che a colpo d'occhio era subito chiaro che quelle porte non avevano quel valore. È bastata infatti una piccola ricerca su internet per capire che al massimo, compreso di coprifili, maniglie e serrature, erano costate 200 euro. Anche aggiungendo 50-60 euro di manodopera, quant'è il rincaro che l'impresa si era tenuta per ogni porta? Oltre 300 euro. Naturalmente sarebbe sbagliato pensare che si possa pagare una porta come questo esempio solo del valore del materiale e della manodopera, perché si deve anche calcolare il fattore tempo, ovvero il tempo impiegato dall'impresa per chiamare il fornitore, andare a ordinare le porte, magari richiamarlo più volte per sollecitare la consegna, essere in loco quando arrivano queste porte e sperare che tutto sia a posto, se no richiamare il fornitore per fare il cambio della merce sbagliata. Ma 300 euro a porta non è un po' troppo? Calcolando che le porte erano oltre 10, quanto ha guadagnato l'impresa solo per questo? Ora, se è corretto mettere un prezzo più o meno alto in fase di preventivo, laddove non avevi scelto le porte prima, io credo che sia altrettanto corretto fare uno sconto nel momento in cui la porta è costata meno del previsto. Non credi? Con un prezzo di 580 euro, tolti i 50-60 euro di manodopera, si arriva a 520 euro. Togliendo anche 100 euro per il fattore tempo, che abbiamo descritto prima, si arriva a 420 euro. Quindi, visto che le porte sono costate 200 euro, doveva esserci quantomeno uno sconto di 200-220 euro. Non sei d'accordo? Personalmente io sono rimasta molto indignata. E tu? Penso che non ti piaccia essere preso in giro e non credo che ti piaccia buttare via il tuo denaro. Ho ragione? Naturalmente non tutte le imprese si comportano così, non si può fare di tutta un'erba un fascio, ma ce ne sono molte e quindi saper scegliere con cura è una cosa molto importante. Come scegliere l'impresa sarà l'argomento di uno dei miei prossimi video, quindi se vuoi saperne di più e non lo hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e resta aggiornato.